Buongiorno e benvenuti su The River Lab. Oggi vi voglio presentare un piccolo saldatore, il video sarà brevissimo, che lo potete guardare tranquillamente. Un piccolo saldatore con la sua valigetta portatile, nel senso che va a corrente ma si può alimentare anche con un power bank. È un saldatore della Finirsi e è questo. Il modello preciso è HS02A. Praticamente viene fornito nella valigetta e diciamo è carino perché la valigetta porta le punte e porta diciamo tutto il resto. Metterò il link in descrizione di questo saldatore, ovviamente scontato per chi avesse intenzione magari di acquistarlo perché gli serve un saldatore tipo questo. E come al solito continuate a guardare questo video per breve che sia e guardiamo cosa combiniamo io e voi. Allora, come vi accennavo, volevo provare con voi questo saldatore. Si vede male perché c'è anche un'etichetta appiccicata sopra, ma è un saldatore e è pesante e bellino. Ora lo apro e lo guardiamo insieme. Tolto dalla scatola ci sono le istruzioni che sono sintetiche ma bastano a capirlo perché sono abbastanza intuitive. Ci sono per i manuali eventualmente il QR code da inquadrarlo e c'è i manuali e i video eventualmente. Il saldatore è contenuto dentro questa scatolina. Insieme con il saldatore ci danno l'alimentatore con l'attacco USB-C 100 watt. Eccolo qua. E ci danno anche un cavettino per prelevare la tensione eventualmente da un jack che può servire per altre cose. Poi ci danno il cavettino del saldatore, molto morbido, molto bellino. E ora vediamo che c'è nella scatolina. Nella scatolina è contenuto la serie di punte, così uno le ha a portata di mano, ovviamente il saldatore, che è questo, che eccolo qua, c'è già una punta dentro e le altre punte sono lì e va ancora provato, io non l'ho ancora messo in moto. Poi c'è contenuto questo portasaldatore che tac, uno mette il saldatore messo in quella maniera lì, c'è l'accessorio, la lanetta d'acciaio, diciamo quella lì per pulire il saldatore, che uno lo può pulire lì, e c'è un piccolo contenitore, uno ci può mettere una spugnetta o mettere delle cose dentro. In più c'è qui dentro, che è bloccato da questo, vedete è magnetico, in maniera che lo tiene fermo, c'è un rotolino di stagno, che possiamo, se non mi sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine, lo possiamo mettere qui e in maniera che ce lo tiriamo e facciamo quello che vogliamo. Comunque c'è anche il portastagno, sicché direi che il cofanetto è piuttosto bellino. Ora io direi di accendere il saldatore e lo proviamo insieme, vediamo come funziona. L'apparecchio è collegato all'alimentazione. Mi ero scordato di dirvi che il saldatore in questo caso è l'HS02A e arriva fino a 100 watt. Al posto dell'alimentatore che danno dotazione ovviamente si può usare anche un power bank e il risultato non cambia, in quella maniera lì avete un saldatore portatile alimentato a batteria. Inquadro il display, spero si veda abbastanza bene. Comunque il saldatore quando si accende ha già, vedete qui c'è 1, 2 o 3 e sono 3 temperature preimpostate e sta salendo molto velocemente perché è un apparecchio che è parecchio veloce, è già arrivato a 360 gradi, in pochi secondi è pronto da essere usato, sia che vadi ovviamente col suo alimentatore che col power bank a batteria. Premendo una volta il tasto ok si sposta dall'1, 2, 3 e sono le 3 temperature preimpostate, 330 gradi, 360 gradi come era prima e 300 gradi. Poi ovviamente con questi due tasti qui si possono variare
le temperature di 5 gradi in 5 gradi. E sicché se non ci piace la temperatura che è impostata possiamo alzarla o abbassarla direttamente con questi due tasti qui. Premendo a lungo il tasto menu, premendo a lungo il tasto OK, si entra nel menu dove vedete che la prima voce, sleep, si può regolare dopo quanto tempo e a quanti gradi si vuole che il saldatore vada in stand-by. Per esempio uno lo regola che dopo 10 minuti va in stand-by, ora lui è su 300 magari 30 gradi, regoliamo lo stand-by su 100 e se lo regoliamo che ci vada dopo 10 minuti, lui dopo 10 minuti va in stand-by, ma si può regolare anche prima. Sotto c'è un altro menu, è praticamente il menu diciamo del saldatore stesso, dove c'è si può settare le 3 temperature alla temperatura che vogliamo invece che a quelle indicate. Lui sta andando a 20 volt, il power qui è al 65% e se si prosegue si possono impostare gli step. Io li lascio di solito tutte come sono i default. Comunque questo, ogni step quando voglio cambiare temperatura sono 5 gradi alla volta e possiamo, come vedete, regolarlo. Se invece di 5 gradi ne vogliamo meno o di più per ogni premuta del pulsante lo possiamo regolare. E poi c'è anche la calibrazione della temperatura, che fa tutto un set particolare e vede a quanta alla temperatura vera che è la punta e lo possiamo diciamo settare. Vi ci potete diciamo divertire. Poi torno indietro, ci abbiamo dove è scritto System Set, praticamente possiamo scegliere la lingua, possiamo scegliere se usiamo il saldatore con la mano destra o sinistra, possiamo scegliere l'unità di misura qui, ovviamente è in gradi centigradi, possiamo usare Fahrenheit, quello che diciamo è possibile usare, quello che vogliamo, ma come avevo detto io lo lascio sempre di default, sicché, ecco, ora l'ho spento, lo lascio di default. Però se ci volete spippolare nel menu, se siete di quelli che gli piace spippolare nel menu, potete spippolare anche nel menu del saldatore. Possiamo vedere un paio di saldature classiche come vengono. Questa è una basetta, ci ho messo dei filetti, non sono componenti, per vedere come salda. Ora io sono un pochino lontano, sicché ovviamente saldo anche male, perché non ci vedo, dovrei essere più vicino. Comunque mi sembra che le saldature diciamo vengano molto bene. Lo stesso anche se saldo nelle piazzole dove non c'è niente. Poi si prova un altro tipo di punta ovviamente, però mi sembra che ci siamo, nonostante la mia lontananza dall'apparecchio e la mia cecità, diciamo, in questa maniera qui. Per cambiare la punta ora vi faccio vedere come si fa. Come vedete le saldature sono venute, diciamo, abbastanza bene, considerando che ero lontano. Per cambiare la punta ovviamente andrebbe spento e fatta ghiacciare un attimino la punta se uno non la vuole afferrare con qualcosa che non brucia. Io lo spengo un attimo e ci proviamo una punta più grossa per provare a saldare su una massa. Non ho voglia di aspettare troppo, sicché prendo la punta direttamente con questo pezzetto di carta. L'ho tirata fuori, come sentite sta brontolando e ci dice e là manca la punta. Che se noi reinseriamo, mettiamo questa punta più grande, vediamo se la inquadro, eccola qui, mettiamo questa punta più grande, come l'ho finita di inserire lui si calma e allora mi dice che va bene. Lo accendo e proviamo
a saldare su un pezzetto di metallo così. È già praticamente quasi pronto, come vedete, ecco. E essendo così rapido, ovviamente si fa molto prima a lavorarci. Spero di non impallare. Come vedete, in 4 valletti ha staccato un pezzo di filo di rame che c'era sopra e si può fare con questo saldatore anche delle belle saldature di massa. Ora proviamo a saldare 2 fili grossi insieme, a stagnarli e vediamo anche quello cosa succede. Allora, questo è un filo di rame da 6 mm, sicché è un bel filone di rame. Vediamo se si stagna agevolmente. Un filo di rame da 6 mm quadri. Vediamo cosa succede. Di solito per stagnare questi fili qui ci vuole un saldatore piuttosto grosso. Questo qui è piccolino, si porta bene e vedo che fa la sua funzione comunque. Direi che è stato stagnato tutto bene e ha fatto presto. Provo a saldarlo su questa basetta. Ovviamente dovrei avere un'altra mano perché ovviamente ha già preso comunque, però lo metto giù e provo a stagnarcelo. Vediamo un po'. Ci do un po' di stagno. Ovviamente ci vorrebbe un'altra mano, che il filo brucia. Però, come si vede, ci è venuto un bel bozzettino di stagno. Il suo lavoro l'ha fatto, nonostante che il saldatore sia veramente leggero e piccolino. Ecco fatto. Anche una saldatura di massa si può fare. Vi faccio vedere le punte. Ci sono in dotazione 6 punte, 1, 2, 3, 4, qui c'è un posto vuoto perché una è sul saldatore e un'altra è qua che la possiamo mettere qui, ora poi ci rimetterò quella diciamo di massa. C'è questa qui che è storta e piccolina, molto piccolina, va benissimo per le cose, per gli SMD, per i circuiti stampati dove c'è le piazzole piccoline. E poi ci sono le varie misure delle punte, va bene diciamo per qualsiasi cosa, sicché è un bel set di punte, è un bel saldatorino e io diciamo ve lo consiglio. Anche questo è un bel apparecchiettino che fa la finirsi, insomma come si dice, la finirsi ha colpito ancora. Questo piccolissimo video è finito, abbiamo visto come funziona questo saldatore, mi sembra che funzioni molto bene, spero che piaccia anche a voi, casomai commentatelo e chi gli interessasse prenderlo perché magari gli serve un saldatore simile, come ripeto metto il link giù in descrizione per acquistarlo scontato. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video più lungo.